Sicché oggi abbiamo un tema caldo di cui parlare. Caldissimo! Oggi parliamo di ricercatori sintetici. Urca. È una versione virtuale, esatto, è un avatar fondamentalmente che fa un po' il lavoro nostro di moderazione. In che modo funziona? Che cosa significa, insomma, avere a che fare con un moderatore sintetico, no? E siamo partiti anche un po' dall'analisi di quella che è la comunicazione che viene solitamente data rispetto a questi strumenti, no? Perché si presenta come un moderatore con i superpoteri che può fare centinaia di interviste al giorno, velocità 5x. Cioè io massimo ne ho fatte, credo, 11. Nella mia vita volevo morire. Questa ne fa 100. 100 e anche di più. Parlano di un approccio umano, empatico, esperto in qualitativa e quantitativa. Sa tutto. 40 lingue, 50 lingue. Analizza i dati, scrive report sintetici e immediati. Basta, licenziato. Insomma, fammi capire meglio. Insomma, è un supereroe fondamentalmente, no? E quindi abbiamo fatto una prova. Diamo un briefing, spieghiamo quali sono gli obiettivi di ricerca, configuriamo il nostro avatar in base al target, quindi più o meno giovane, capelli lunghi, capelli mossi, capelli un po' corti, un po' alternativo. Carichiamo eventualmente domande di screening, quindi facciamo in modo che il nostro avatar, prima di cominciare l'intervista, si accerti del target che ha a fronte del screening iniziale con cui sono stati reperiti gli intervistati, organici ovviamente in questo caso. Quindi veri, carne ed ossa, almeno loro sì. Posso caricare la mia faccia? Posso essere io o comunque un avatar? Fondamentalmente un avatar in questo caso, per quegli esperimenti che abbiamo un po' fatto, però non è detto che effettivamente si possa, esatto. Il nostro intervistato può rispondere alle domande via chat, quindi o per iscritto o tramite vocale. Naturalmente i vocali poi vengono trascritti dall'intelligenza artificiale. Innanzitutto alcuni di questi tool permettono di fare domande solo aperte. Cosa? Sono aperte, eppure si spacciano per quality scale, quindi anche qui domande aperte. E questo cosa significa? Che nel caso in cui si chiede ad esempio un range, quanto sei disposto a spendere per questo prodotto, indicano una serie di prezzi e loro ti danno delle percentuali di quali sono state indicate questi prezzi. Quindi ma non hai delle scale, non hai dei range, esatto, e neanche ti accorpa i dati, quindi il lavoro poi che bisogna fare è ovviamente anche manuale. Poi tempo massimo, tu quanto reggeresti? Come intervistato? Come intervistato? Non lo so, con un avatar. Con un avatar? No, non lo so, 10 minuti? 5? 10? Il tempo, allora, già i tool danno come limite massimo di attenzione 15-20 minuti, ma effettivamente io ho provato anche l'intervistata e ho retto 10 minuti, perché cosa succede? Si scrive la risposta, l'intelligenza artificiale deve elaborare la risposta, riformulare la domanda e poi tante volte ti riformula la stessa domanda, perché ad esempio ho provato una ricerca sull'abbigliamento sportivo, magari tu hai già anticipato che fai uno sport particolare, che usi quell'abbigliamento, ma non registra come facciamo noi umani, che quell'informazione ti è già stata data, no, la domanda te la fa lo stesso. E quindi tu scrivi magari, ma questa risposta io l'ho già data, come farebbero i nostri intervistati. Disastro, niente, procede e ti martella finché non rispondi alla domanda. Poi, l'empatia, si spacciano per empatici, però a voi è mai capitato di fare delle call con la videocamera spenta? Quante volte ti trovi al telefono a fare altro perché l'attenzione cala? E quindi l'empatia dove sta? E soprattutto il rilancio di alcuni temi, insomma, diventa veramente complicato che lo faccia in autonomia. Ma mi viene da dire, ma perché dobbiamo fare il ricercatore sintetico? Io alla luce di questa prova, non lo so, io non ho una domanda, non ho una risposta sul perché dovrei usare. Tu ti sei fatto un'idea? Ho provato a capire e diciamo che le risposte che vengono sempre date, o meglio il modo di presentare questi strumenti è sempre legato al fatto che
si possono intervistare centinaia di intervistati, raggiungere quindi un numero molto più ampio rispetto a una qualitativa classica ad un costo inferiore, e a questo punto poi selezionare i migliori 20 da quel campione di 400 intervistati e magari poi il ricercatore organico in carne ed ossa intervista solo quei 20. Che può avere un suo senso in un certo modo, cioè tu fai una preselezione di quelli che intervisterai. Interviste dove si raccolgono sì tanti dati, ma alla fine in profondità molto poco, perché fondamentalmente appena riesce ad ottenere la risposta che sta cercando si ferma, non c'è l'interazione, non c'è la richiesta dei perché, non si va a fondo. Ma Quindi infatti mi domando la necessità di avere un ricercatore virtuale, cioè a questo punto uso uno degli strumenti di Qual at Scale, per esempio, che mi fanno un lavoro di un certo tipo di prefiltraggio su una buona base di numerica da cui poi estrapolo delle interviste. esatto, quindi insomma per il momento diciamo che questo esperimento È fallito. è fallito. Tanti tool parlano di nuovi standard, di appunto questi insight in 24 ore, questi super report in tempo zero. Però vedremo, insomma, per il momento non sembra che stia dando valore aggiunto, perlomeno al nostro lavoro, se non in termini di quantità di intervistati e raggiungibilità appunto di un campione un po' più ampio. Continueremo a farci domande di questo tipo, questo è uno dei test che facciamo proprio di strumenti veri e propri, di cui non facciamo nome, ma comunque è uno degli strumenti sul mercato. Sì. Ci vediamo al prossimo test, anzi magari se nei commenti volete dirci cosa dobbiamo testare, se avete visto strumenti particolari. Curiosità, esatto. Siamo qua per questo. Infatti, giusto? Grazie. Grazie mille. Ciao.